Grazie per darmi questa opportunità di rappresentare quello che sta succedendo in Valtellina e con il Canton Grigioni. Il Comune di Livigno è partner di un progetto Interreg dal nome TRIP, Treni Retici in Progress, che è un progetto che mira a sviluppare nuovi collegamenti ferroviari tra la provincia di Sondrio e il Canton Grigioni per una mobilità sostenibile sulle Alpi Retiche. Quindi è un progetto molto importante, un progetto che si colloca all'interno del programma Interreg 2021-27 e nello specifico l'asse 2, quindi migliorare la mobilità dei trasporti di confini, con un obiettivo specifico che è quello di rafforzare una mobilità locale, regionale, nazionale, intelligente e intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibili. Questo progetto, come dicevo prima, è portato avanti dal capofila dell'amministrazione provinciale di Sondrio, il Comune di Tirano, il Comune di Livigno, la società Alot e il Canton Grigioni. Ecco, il Comune di Livigno, qui rappresentato da me, è da diversi anni che sta intraprendendo delle connessioni con soprattutto l'Engadina per riuscire proprio come dicevate voi prima, a andare contro quello spopolamento che sta avvenendo nelle nostre valli. Noi siamo all'interno del territorio delle Alpi Retiche, quindi la provincia di Sondrio confina con il Canton Grigione e sono due territori molto simili tra loro. Parliamo di 200.000 abitanti circa in provincia di Sondrio, altrettanti nel Canton Grigione. Abbiamo anche una conformità morfologica molto simile e sotto l'aspetto dei collegamenti ferroviari, lato Engadina, conoscete benissimo, c'è la ferrovia retica, la Ratisbahn, che con il treno rosso fa numeri importanti. Lato nord, sulla provincia di Sondrio, ci troviamo ad avere un po' delle inefficienze. Abbiamo il treno che da Milano arriva fino a Tirano e dopo c'è il collegamento con il treno rosso verso San Moritz, ma lato, diciamo, nord-est siamo un po' bloccati. Ecco che qui nasce con questo progetto un obiettivo comune, che è l'obiettivo di appunto realizzare un master plan per una mobilità ferroviaria intermodale all'interno del nostro territorio, per riuscire a connetterci a quei grandi corridoi europei di cui parlavate anche prima e quindi andare a studiare attraverso 3 studi di prefattibilità dei collegamenti prioritari che secondo noi sono il prolungamento della linea ferroviaria da Tirano verso Bormio, quindi importante anche per un'ottica futura di collegarsi poi a Malles, a Val Venosta, attraverso il tunnel del Passo dello Stelvio, il collegamento ferroviario tra Livigno e Scanfa, quindi parliamo di un collegamento tra Livigno e l'Engadina. Importante questo anche grazie a un protocollo d'intesa che abbiamo già raggiunto con il Parco Nazionale Svizzero e i comuni limitrofi svizzeri, che diciamo, ci mettono su quella linea comune di incrementare quello che è l'offerta ferroviaria e quindi far sì che anche quella domanda che è molto crescente nelle nostre parti. Pensiamo che Livigno il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, siamo il paese che avrà più gare, più medaglie d'oro assegnate in quel periodo, quindi ci aspettiamo davvero un forte afflusso di turisti, ma anche di stakeholder e quant'altro. Livigno ha 3 collegamenti verso diciamo, il territorio esterno, che sono il passo della Forcola verso San Moritz, che però è chiuso per 8 mesi all'anno. Abbiamo il passo del Foscagno verso Bormio, anche questo che presenta delle criticità soprattutto in periodi invernali, e verso nord abbiamo il tunnel Nulla Schiera, che è un tunnel a senso unico che ci collega a Zernez e che ha 350.000 passaggi all'anno, quindi parliamo proprio di un traffico importante. Livigno ha 2 milioni di presenze turistiche all'anno e rappresenta il 50% diciamo, dell'affluenza turistica in tutta la provincia di Sondrio. E quindi diciamo, quello che ci piaceva attraverso il Canton Grigione era di sviluppare un collegamento ferroviario veloce tra Livigno e Scanfa, un tunnel di 14 minuti di 14 km con 7 minuti di percorrenza. Questo permetterà di snellire di molto il traffico lungo tutta l'arteria del Canton Grigione, ma soprattutto di collegare un corridoio che un domani, con l'ipotetico anche collegamento di Bormio verso la Val Venosta, può davvero rendere più agibile quella famosa tratta che c'era da San Moritz a Venezia, quindi percorrendo una linea ferroviaria sul collegamento che per noi è molto importante. Pensare che ad oggi Livigno è collegato a Milano con i mezzi pubblici in poco più di 5 ore e mezza, quindi parliamo di un periodo di percorrenza molto, molto elevato. Mentre invece andando verso il nord, verso Zurigo,
Livigno con i mezzi pubblici è raggiungibile in poco meno di 3 ore, grazie a un collegamento diretto del treno da Zurigo fino a Zernez e poi uno scambio intermodale col bus Livigno-Zernez in 30 minuti. Quindi davvero noi, soprattutto in questo periodo olimpico, abbiamo proprio capito e intercettato che anche per quello che può dare questo grande evento come traffico internazionale, l'aeroporto di Zurigo potrebbe diventare un hub importante, così come Innsbruck, e quindi riuscire a connettersi a questi hub collegamenti ferroviari importanti davvero può permettere a un territorio come quello che le Alpi Rettiche, perché qui stiamo davvero parlando di fare sinergia in un territorio Engadina, provincia di Sondrio, per combattere lo spopolamento, per tenere vive le infrastrutture e per far sì davvero che la popolazione inizi davvero a spostarsi in una maniera più sostenibile. Pensare che ad oggi, e concludo, prima parlavate di un 10% di traffico su ferro, invece noi in Valtellina purtroppo siamo attorno al 3%, quindi sono ancora poche le persone che preferiscono il traffico su ferro rispetto a quello su gomma e io credo davvero, e grazie ancora per l'opportunità che mi date, per far sì che una visione di questo lungo termine possa davvero concretizzarsi. Contributo di idee e soprattutto di visioni, di progettualità che hai portato, e senza voler mettere troppa carne al fuoco, ma quando si parla di un collegamento tra Tirano e Bormio si aprono due scenari, no? Quello che hai citato, tunnel sotto lo Stelvio, il collegamento con Malles, che insomma è nei discorsi ovviamente da tanti anni, e la provincia di Bolzano lo vede come un collegamento Zurigo-Bolzano, ecco, no? Da questo punto di vista. Ma ovviamente c'è un avvicinamento anche alle valli del Noce, cioè Val di Non, Val di Sole, se pensiamo alla ferrovia Trento-Mezzana, ecco. E faccio tesoro di quello che costantemente la Svizzera ci comunica ai nostri convegni, ultimo di questi, 24 aprile scorso a Trento, Beat Burri dell'Istituto di Ricerca Economica di Zurigo, che ha ovviamente stimato, diciamo, le ricadute economiche e il ruolo della ferrovia rettica in Engadina e in Svizzera, ma ha riservato le attenzioni anche nel collegamento del treno del Bernina verso il Trentino, appunto collegandoci a Mezzana. Ecco. Qui ovviamente qui, più che i numeri, sicuramente è la funzione sociale della ferrovia. Ecco. E dunque la riflessione di questo istituto economico è proprio sul fatto di come si crei veramente una nuova offerta turistica in queste valli, ma anche il valore di connettere comunità che hanno anche lingue diverse. Il romancio, il ladino delle Dolomiti, il trentino, le comunità sudtirolesi, ecco, questo è il valore sociale della ferrovia, al di là dei numeri di trasporto. Ecco. E ovviamente associato questo a quello che Andreas Willig, direttore aziendale della Ferrovia Rettica, ci diceva, e più volte hanno detto anche gli altri direttori aziendali, che a fronte di progetti la Svizzera è pronta ad investire in questa direzione. Ecco, io penso che qui sono le scommesse, le sfide. Ovviamente tutto questo non si concretizza nell'arco di qualche anno, ma dobbiamo creare le condizioni, ecco, ovviamente per fare rete e ovviamente per cominciare a ragionare sulla progettualità, e questa è la grande sfida.